Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dove riparleremo di accessori per la fotografia e video per il nostro smartphone, che vi ricordo che sono presenti tutorial e playlist piene di risorse per migliorare appunto queste due tecniche, diciamo, di foto e video dal vostro dispositivo mobile, cioè dallo smartphone, oltre che montare video, andare in streaming, eccetera eccetera. Date un'occhiata al canale se vi piace, iscrivetevi ovviamente e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Detto questo, introduzione breve perché poi c'è tanto da dire. Oggi andremo a parlare di un nuovo accessorio che ho comprato sul sito Reflex, che poi vedremo nel dettaglio, ma che praticamente mi è arrivato insieme a una sorpresa, quindi insieme a una sorpresa che ovviamente ringrazio già in anticipo i ragazzi di Reflex, che veramente sono stati gentilissimi con me. Spero di instaurare con loro una collaborazione duratura nel tempo, perché visto che poi parliamo della stessa lingua. Di cosa si tratta? Vi anticipo, tanto l'avete letto già nella descrizione e nel titolo, una cover per il mio iPhone XS. Ovviamente poi ci sono anche le cover per tutti gli iPhone di ultima generazione, ma io ho ancora l'XSO perché sono un vecchio babbione e vado bene così perché è sufficientissimo per quello che faccio, ma una cover con attacco, ragazzi, ok, per le lenti da 17 mm, quindi una cosa veramente incredibile per me, perché sono sempre lì con queste molle a giocare con gli obiettivi. E in più mi hanno regalato, con grande sorpresa, che poi ovviamente vi farò nel dettaglio, andremo a vedere, un obiettivo cinematografico da 1.33. quindi ragazzi ringrazio veramente tantissimo, con tutte le relative molle per adattarli a tutti i cellulari che esistono al mondo. Ma detto questo, andiamo a vedere il contenuto del video. Ovviamente spero che vi sia di vostro gradimento e vediamo cosa ha combinato il buon Gennaro insieme agli amici, sperando che li posso chiamare amici, della Reflex. Eccolo qua il pacco che mi è arrivato con tanto di marchio Reflex. Ringrazio ancora i ragazzi per avermi ovviamente regalato qualcosa che c'è qua dentro e della qualità del loro operato, del loro prodotto. Ora switchiamo la videocamera, se il dito mi assiste ovviamente, e andiamo a vedere cosa c'è in questo bellissimo pacco. Cosa c'è in questo pacco? Innanzitutto, ovviamente quello che io avevo ordinato è questa, no? La cover, ovviamente, per il mio iPhone XS, molto bella, poi la metteremo ovviamente, la monteremo, ma andiamo a tirare fuori altre cose. Infatti quando ho tirato fuori questa, ovviamente il mio è stato un stupore, perché ho detto ma cos'è questo qua? Ma cos'è questa scatola qua? Pazzesco, ma mi sembra un obiettivo, però non ero sicuro finché non l'ho aperta e ho visto che c'era l'obiettivo. Io lo chiamo ovviamente volgarmente cinematografico, quindi passatemi il termine, non me ne vogliate. Poi oltretutto mi hanno dato ovviamente le pinze compatibili con gli smartphone Android, ok, o qualsiasi smartphone, perché potrei anche montare queste lenti al mio iPhone 8, al mio iPhone 7, al mio iPhone 6, che ho già provato, ragazzi, rinascono questi smartphone con queste lenti. Poi c'era dentro ovviamente una sorpresa, no, questa è la fattura, non la sorpresa. Una cosa bellissima che veramente fa piacere, perché brand così, ragazzi, non ce ne sono, che ti ringraziano con tanto di lettera, diciamo non minatoria, ma una lettera che mi hanno inviato, che ringraziavano dell'acquisto e mi facevano omaggio dell'obiettivo diciamo cinematografico da 1.33 e se avevo gradito ovviamente il regalo. Cosa volete che vi dica? No, ragazzi, io vi ringrazio ancora tanto, spero di collaborare con voi per tutta la vita, speriamo di instaurare una bella collaborazione. Detto questo, bando tutte le chiacchiere, andiamo innanzitutto a vedere la cover. La coverina, ragazzi, è una bella cover. Quindi apro la candela qua, ok, apro, c'è la cover ovviamente dentro con le istruzioni per utilizzarla, tutto bello bello, e questa è la cover. Ragazzi, io quando l'ho vista
ho ringraziato veramente la mia stella per non aver preso quella di metallo, perché ho pensato che questa di legno era veramente più bella, veramente più bella di quella di metallo. Tolgo un po' di cose da mezzo, perché ovviamente sapete che bisogna fare un po' d'ordine quando si fanno i eccola qua, vedete, è bellissima cover in legno, diciamo che non so se è legno, magari è legno veramente, è praticamente foderata di legno, molto robusta, ovviamente tutta la compatibilità con tutti i vari diciamo tasti di iPhone, compresa la spina, la presa per ovviamente caricarlo, diciamo che è compatibilissimo al 100%, già provata, è pazzesca. Andiamo a vedere ora cosa c'è in questa scatolina nera, andiamo a aprire. Dentro c'è un ovviamente attacco sempre per iPhone, vedete, con questo deve essere sempre per l'XS oppure per l'8, visto che anche lui ha 2 fotocamere, quindi è compatibile. Io ovviamente ho già fatto le mie prove così, ma diciamo poca roba, ovviamente poi le faremo dal vivo. Per gli obiettivi è molto bella, è un grip, veramente io li chiamo tutti grip, molto ben fatto, e si alloggia bene sugli smartphone. Ma una cosa che volevo dire è sicuramente questo grip qua, che io ovviamente ho già aperto e già sfasciato tutto, che a diversità di molle che ho già, ha una chiusura praticamente incredibile. Ragazzi, io non lo dico perché mi sono simpatici, lo dico perché è vero. Questa molla non dà neanche fastidio, ok? Non dà neanche fastidio al mio S10 Edge, che è tutto detto, perché sapete che le molle, una volta messa su, cosa fa? Soprattutto gli Edge, soprattutto gli Android, se sciacca tutto e praticamente è inutilizzabile poi dopo. Quindi praticamente io l'ho trovata una cosa veramente fatta bene, ragazzi. Non è che mi hanno caffè pagato, quindi veramente la verità, perché sapete che io poi nei miei tutorial la verità la dico, se una cosa non mi piace e non va bene la dico chiaramente, tanto è giusto così, perché il nostro messaggio, diciamo, di noi youtuber, diciamo, noi creator, adesso non diciamo la parola grossa, però è questa, no? Di portare la verità. Se una cosa non ci piace, ragazzi, quante volte ho detto rimando indietro questo pezzo perché non è una cosa adatta a me non interessa, perché secondo me non funziona bene. Ma detto questo, switchiamo ripetutamente, vi faccio venire un po' il mal di testa, apriamo la scatoletta qua, ovviamente io quando l'ho aperta, ragazzi, ho avuto un salto, e qua dentro c'è lui, ragazzi. L'obiettivo cinematografico da 1.33, io non lo so se lo vedete bene, ma poi ovviamente lo vedremo in azione, in action, come si dice, come dicono i grandi ovviamente youtuber, con tanto di tappino. Io, ragazzi, veramente non so come ringraziarli, perché è una sorpresona. Stavo per andare a comprare su Amazon, ovviamente una volta visto la cover, un obiettivo, diciamo così, da battaglia per 17 mm, e questa sorpresa è stata una cosa eccezionale. Ma ora passiamo alla parte forse più interessante della questione, il montaggio della cover sul mio XS. Siamo giunti alla parte cruciale di questo video, forse quello che aspettavate di più e che io veramente, ragazzi, aspettavo. Ovviamente io ho preso la cover per XS, ma ci sono cover per tutti gli iPhone, mi sembra che sono arrivati alla 13, ma presto sicuramente svilupperanno anche quello per il 14. Quindi switchiamo di nuovo, un po' di mal di mare oggi vi verrà. La cover molto semplice, sappiamo le cover come si installa, ragazzi, non devo dirvelo certo io. Ok, la prendiamo e la chiudiamo all'interno. Ok, ci chiudiamo all'interno del nostro smartphone. Compatibile, come ho detto, con tutti i tasti, quindi non c'è problema. Ora però andiamo a mettere sul cavallettino, questo qua marcio cinese,
da 12 euro il mio iPhone XS. Allora, il primo consiglio che vi do quando installate le lenti, mettete sempre, ovviamente se potete metterlo su un piano, oppure il vostro telefono mettetelo sempre così, ok? Adagiato su un piano. Perché? Perché diciamo, avvitare bene la vita della lente, come dire, preserva ovviamente la filettatura, ok? Quindi non abbiate nessuna fretta, ok, di installare le lentine, ok? Non abbiate fretta. Quindi stappiamolo, andiamo un po' a vedere se io posso fare così. Stappiamolo, stappabile. Vedete, stappiamo lo stappino, praticamente come fosse un bicchiere di vino. Non si stappa, ragazzi, non si stappa perché è un bel grippino. Ok, vedete, io ho messo qua il mio XS. Possiamo ovviamente utilizzare tutte e due, ok? Tutti e due i boggi, diciamo, i fori, quindi possiamo installare sia la lente sulla lente normale, su quella ovviamente tele. Ragazzi, io non vi dico come vengono le macro e non vi dico che ho installato finalmente lo zoom dell'Apexel, quello da 20x. Adesso sì che si può utilizzare uno zoom così, ma con la loro, mi spiace per gli amici dell'Apexel, non me ne vogliate, ma con la loro molla è impossibile utilizzare quello zoom. Così è tutta un'altra storia. Adesso condividiamo lo schermo dell'iPhone e facciamo la prima prova con questa lente, poi ovviamente arriveranno altri video con altre prove. Allora ragazzi, installato ovviamente sopra il mio XS il bellissimo anamorfico da 1.33, prima di andare ovviamente a stapparlo, perché stappate gli obiettivi prima di fotografare o riprendere, perché sennò viene tutto nero. Andiamo a fare l'operazione che ovviamente ci serve, andiamo nella nostra applicazione che supporta ovviamente questo formato, andiamo nelle impostazioni, vado su Filmic Pro, lo so che costa un sacco di soldi, ma io ce l'avevo già, finché dura 1.33, ok, andiamo ovviamente a switcharlo e lo stappiamo. Adesso vedrete una cosa strana, vedete, il problema è che c'è questa distorsione, ma niente paura, perché va girato, ok, e va girato nel senso che la scritta 133 deve essere sopra. Riuscite a vederla? Eccola qua, la scritta deve essere sopra, quindi niente paura. Quindi vedete, poi la mia mano è giusta, ok, è perfettamente giusta. Eccolo qua, installato sul mio XS l'obiettivo praticamente da 133 amorfico, che io lo chiamo semplicemente cinematografico. Quindi è un obiettivo veramente ben fatto, la costruzione, diciamo, la qualità della lente è ottima, quindi è molto facile la sua installazione, quindi non necessita di nessuna diciamo, come dire, capacità, nessuna istruzione per l'uso, basta avvitarlo e, come ho detto, ok, ruotare ovviamente l'obiettivo per avere la giusta proporzione. Tutto qui, molto facile, molto bello. Poi ovviamente arriveranno delle prove incredibili appena si potrà, ok, farle. Ovviamente faremo altri test, ragazzi, e non ci fermiamo certamente qui. Ora vi faccio vedere questa bella pinza che abbiamo già visto prima, come si installa su uno smartphone che non ha le caratteristiche di ultima generazione, che però può rinascere. Mettiamo il caso di un iPhone 6, neanche 6S, non andiamo neanche a 4K, andiamo ancora a 1080, ma ancora valido, ragazzi. Inutile che ci sono video in giro. Cosa ci farò col mio smartphone vecchio? Ci posso fare comandare la casa, aprire il garage? Non è vero, ci possiamo fare ancora un video, perché c'è chi famoso fa ancora video con l'iPhone 4 e c'è chi famoso fa ancora documentari con il 6S, quindi non ci stiamo a raccontare, ok, sempre su questa cosa che bisogna avere l'ultima generazione. Quindi
Cosa faccio adesso? Vi faccio vedere ovviamente da vicino, se riesco a fare così, a mostrarvi la pinzetta, ok? La pinzetta va ovviamente agganciata così e va ovviamente poi centrata, aspettate che la centro, nell'occhio della madre sempre, nell'occhio diciamo dell'obiettivo. Ma vedete com'è bella solida, ok? Come bella solida. Adesso per ovviamente dimostrarvi che la pinza è messa bene, cosa facciamo? Switchiamo ovviamente il nostro iPhone che ha qualche problema sulla videocamera, vedete si è aggiustato, poi potete ovviamente aggiustare il tiro ovviamente facendo muovendo la vostra pinzetta. Quindi ora sì ragazzi, la risoluzione ovviamente non è delle migliori, ma la mia dimostrazione qual è? È questa. Adesso io rifaccio di nuovo così, vado a riprendere di nuovo il mio obiettivo amorfico, il mio obiettivo cinematografico, e lo vado a montare, ok, sempre nel stesso modo, ok, vedete che si alloggia automaticamente se io metto il mio telefono sul piano, ok, lo vado a alloggiare così. Poi vado sempre dentro il mio diciamo Filmi Pro, io sto utilizzando ovviamente una versione molto vecchia, vado qua, vado qui e vado anche qui a switchare su obiettivo anamorfico. Qua vedete che è molto vecchio diciamo come ecco già è già messo come diciamo come fattezza il nostro Filmic Pro, quindi è molto vecchio ragazzi, vabbè, comunque vabbè, ce ne stiamo. Ora stappiamo il tutto, ok, e anche qui ovviamente devo ovviamente addrizzare bene il mio obiettivo. Ok, vedete che a parte l'immagine che ovviamente non è di qualità come possiamo avere su un iPhone di ultima generazione, però diciamo pure che possiamo utilizzare uno smartphone vecchio per ovviamente fare qualcosa diciamo di più. Come ho detto, poi questo 6S ha qualche problema sulla fotocamera, diciamo ogni tanto fa qualche momento strano, però avete visto che praticamente è possibile utilizzare, ok, anche su un telefono vecchiotto diciamo un obiettivo cinematografico e altri obiettivi. Ma non solo, se noi andiamo a prendere il nostro Samsung che è sotto corrente, non sotto corrente, sotto l'acqua corrente, ragazzi, sotto corrente qui, ok, anche questo può essere installato ovviamente molto facilmente con questa molla, e adesso ve lo dimostro. Siamo giunti all'installazione su Android. Dunque, questa molla ragazzi, vi devo dire la verità, è veramente eccezionale, ma non perché sono di parte, perché gli voglio già bene a questi ragazzi, perché non incide sullo schermo del nostro smartphone. Io ho Legend, sapete che Legend che è tutto un tocca ritocca, quindi l'installazione di questa molla è molto semplice. Andiamo ovviamente a fare così, vediamo innanzitutto, sinceriamoci che stia registrando il tutto, sì. Allora, l'installazione della molla è molto semplice, il trucco per installarla bene è andare nella fotocamera e, sì ok, sto registrando l'audio dall'altra parte quindi non ce ne frega niente, prendere la molletta e andarla a piazzare sopra, vedete così, ok? Quando vedete che praticamente la molla è messa bene, ok, praticamente avete già visto dalle immagini ma la molla è messa bene, quindi siete a posto e potete ovviamente andare a evitare il vostro obiettivo. Come vi dicevo, anche qua in orizzontale su un piano, poi lo mettete sulle mani, vedete come come si avvita bene. Facciamo la stessa cosa ovviamente con il nostro Android, lo andiamo a installare su qui e andiamo anche qua a un po' più alto, andiamo anche qua a fare così, andiamo sempre nelle impostazioni, magari togliamo l'iPhone XS sotto il piede del cavalletto, andiamo qua nelle impostazioni, andiamo giù e andiamo a cercare anche qua l'anamorfico o quello che si dice cinematografico 133, ok. A questo punto andiamo indietro, stoppiamo l'obiettivo e vediamo cosa succede. Se ho messo giusto, bene, sopra l'angolo, oppure anche qua possiamo ovviamente regolarlo.
Ragazzi, vedete che anche qua abbiamo una presa del nostro studio incasinato come al solito, veramente incredibile, e non vedo l'ora di portare dei video per ovviamente andare a, come dire, a dimostrare la qualità di questa lente. Ovviamente quest'altra grip che adesso non trovo più, dove l'ho messo? Vabbè, l'altro, ecco qua, l'altro grip, ovviamente abbiamo diciamo l'alloggiamento per 2 lenti, quindi andrà bene su iPhone che hanno ancora le 2 lentine come l'iPhone 8 Plus, però che mi sta riprendendo, quindi non se vuol vedere, ma però non si dice, però lo dico stesso, però faremo ovviamente anche lì una prova di qualità, ma la qualità ovviamente la faremo sull'XS perché abbiamo ovviamente l'alloggiamento, ok, molto più facile. E concludiamo ragazzi con questa bella immagine del nostro S10 con la lente amorfica, anamorfica, cinematografica, come la volete chiamare, chiamatela, basta che la utilizzate. Ringrazio ancora gli amici del Reflex per avermi donato questa lente. Ragazzi, io ho acquistato la cover e mi hanno donato questa lente perché ero simpatico in quel momento lì. Comunque li ringrazio e spero di instaurare, come ho detto, una collaborazione reciproca che sia diciamo buona per tutte e per le ambe parti. Detto questo, io vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube Smart Video Photography e azionare la campanella, e non da meno condividete questo video con i vostri amici se vi è piaciuto, perché più cresco io, più i contenuti arrivano e più le aziende ovviamente danno credito a Gennaro. Ok, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!